Dopo quasi 1 milione di esemplari prodotti, la Hyundai arriva con la zampata graffiante e ci porta questa bellissima i30N, una vettura sviluppata dall'esperienza nel mondo delle corse, come soprattutto nel mondiale rally, che promette veramente tanta sportività e veramente tanto sudore per le rivali più agguerrite della categoria. Andiamola a vedere bene più da vicino. Eccola qua allora la nuova i30N, guardate, bellissima in questa colorazione Performance Blue, che è il colore che debuttò ormai 4 anni fa sulla prima i20 che disputò poi il campionato mondiale rally di quell'anno. Allora, dimensioni sono 1,80 m di larghezza, per cui chiara attitudine sportiva, 1,55 m di altezza per 4,33 m di lunghezza, proporzioni all'insegna della compattezza e un design veramente graffiante. Vi dico, mi sono già innamorato della linea di quest'auto, secondo me nel segmento è una delle più belle per quanto riguarda il carattere e la personalità date dal design. Andiamola a vedere bene più da vicino. Nella parte frontale abbiamo la ormai classica cascading grill di Hyundai con questi motivi che incrociano un po' il nido d'ape, ma sono molto più ampi come spazi. Chiaramente qui c'è tutta la parte dedicata al raffreddamento del radiatore, all'interno il badge Hyundai e la sigla N, che hanno spiegato in pratica, se fate caso, è la parte del Nürburgring che porta al carousel. C'è un'angolazione vista dall'alto che praticamente fa ricordare molto questa forma. Sempre in termini di design, nella parte bassa abbiamo questa linea rossa che va a recintare la parte sotto lo splitter, mentre invece per quanto riguarda i fari non siamo distanti da quanto ho visto su tutte le i30 finora, quindi gruppi Bixeno, ma per il LED c'è solo la fascia della parte diurna. Molto bella anche questo contrasto tra plastica lucida e plastica grezza, che va a dare un bel contrasto in termini di proporzione alla vettura, che appunto regala all'auto questo design veramente cattivo. Sotto il cofano invece troviamo il cuore pulsante della vettura. Questo è un 2000 con tecnologia TGDI, proposto in due versioni da 250 e 275 cavalli, per cui potenze che vanno a impensierire le concorrenti. Il valore di coppia anche è molto elevato, siamo a 353 Nm e il motore è gestito dalla centralina con la possibilità di scegliere tra 5 diverse mappature. Ma la cosa che mi ha lasciato veramente sbalordito, ve lo faccio sentire, è il sound che emette. Queste invece sono le scarpe della i30N, abbiamo due opzioni anche qui, una su un cerchio da 19 pollici, gommato P0, una gomma quindi molto aggressiva, ma se siete amanti di questo tipo di coperture ma preferite Michelin, c'è un'opzione con un cerchio da 18 pollici. I cerchi vanno comunque a ospitare un impianto frenante molto generoso con un disco autoventilante sia all'anteriore che al posteriore. La pinza, la vediamo, non è monoblocco, ma dovete sapere che la tecnologia non solo dei freni ma anche ad esempio del cambio e di tante altre componenti tecniche è stata testata durante la 24 ore del Nürburgring su un'auto che adesso che in questo momento vi faccio vedere, per cui possiamo stare molto sicuri riguardo all'affidabilità e all'efficienza di ognuna di queste componenti. La parte laterale della vettura invece è caratterizzata da fiancate un po' più bombate rispetto alla versione di serie per ospitare le nuove sospensioni, che tra l'altro sono a controllo elettronico, così come il differenziale a slittamento limitato, che anche questo interagisce con il motore a seconda delle diverse impostazioni. Dal punto di vista del design abbiamo una fiancata abbastanza pulita, fuorché per queste due nervature che tendono a dare un certo dinamismo alla vettura, tra l'altro salendo verso l'alto, quindi abbiamo una vettura molto caricata sull'anteriore con una linea assai aggressiva e un tocco veramente, oltre ad avere una funzione aerodinamica per quanto possa essere utile, ha comunque anche un bellissimo effetto, è questa minigonna che praticamente va a riaprire la parte bassa dell'auto e le dà un'aria ancora più assettata. Per quanto riguarda invece il posteriore rimane invariata la parte centrale con i fari LED e le novità si concentrano nella
parte alta dove troviamo questo nuovo spoiler diviso in due parti, dove al centro c'è la luce dello stop di forma triangolare, una cosa che fino adesso non si era mai vista, molto originale e anche molto simpatica. Per il resto invece nella parte inferiore abbiamo questo bordo che è fatto di plastica grezza, non è lucidata, i due scarichi laterali. Non abbiamo un raffinatissimo lavoro sull'aerodinamica, ma si vede che chiaramente gli ingegneri si sono concentrati su altri aspetti tecnici. Abbiamo comunque questo baffo rosso con queste pinne che vanno a sezionarlo. Se invece apriamo il bagagliaio troviamo uno spazio con una capacità di 395 litri, qui in questo caso è un po' meno perché c'è questo accorgimento tecnico che si chiama stiffness bar e che è appunto una barra di irrigidimento che va a dare ancora più rigidità torzionale al telaio, una cosa che non c'è neanche da dirlo, bisogna per forza averla su questo tipo di auto. Gli schienali invece che si reclinano 60-40 portano la capacità totale a 1300 litri. E siccome Hyundai propone questa macchina anche per l'utilizzo di tutti i giorni, guardiamo un po' come si sta all'interno. Allora, un'accessibilità ottima, direi. Chiudiamo la portiera. Dunque, sedile che si regola elettronicamente, per cui non c'è neanche da impazzire con tutte le regolazioni del caso. Un sedile, lo vedete, con una profilatura veramente sportivo, contiene bene sia nella parte delle spalle che nella parte lombare, quindi quando andrete a ballare sul Nürburgring questo sicuramente vi tornerà utile. All'interno abbiamo il classico stile della i30, per cui vediamo che anche per quello che sono i materiali, le plastiche e il design generale che riprende un po' la parte esterna anteriore dell'auto, i dettami sono gli stessi. Le cose che invece cambiano però all'interno dell'auto, lo potete ben vedere, sono innanzitutto il pomello del cambio, un cambio a 6 marce con una corsa, direi, tra un rapporto e l'altro veramente corta, per cui per la sportività assolutamente ottimo. E poi ci sono questi due pulsanti sotto il volante che vanno a cambiare le varie modalità di guida. Vedete, abbiamo la parte che cambia anche qui nel sistema di infotainment, abbiamo la parte eco che è quella da cui parte normalmente l'auto, si può passare in normal, si va in sport e poi abbiamo, se premiamo invece questo altro pulsante con la bandierina a scacchi, abbiamo le due modalità N e N Custom, che praticamente dove possiamo configurare la vettura come vogliamo, per cui se vogliamo delle sospensioni un po' più rigide ma delle sospensioni un po' più morbide ma il motore più cattivo, non ci sarà alcun problema. Qui bellissimo, viene visualizzato il diagramma delle forze G che sviluppa appunto la vettura, e lo sistema di infotainment, che è un 8 pollici completamente touch, è anche collegabile con i sistemi Android Auto e Apple CarPlay. Andiamo invece a vedere come si sta nella parte posteriore. Vediamo che anche qui l'ingresso a bordo è parecchio comodo. In questo momento il sedile è regolato per una persona della mia altezza, quindi 1,80 m, e guardate veramente lo spazio che mi resta per le gambe. Qui dietro si sta comodissimi, lo spazio per la testa anche questo è tantissimo, si starà sicuramente molto bene in due persone. Tra l'altro come per il sedile davanti, anche qui si riprende questo materiale simile al cantare e la pelle, per cui una bellissima sensazione al tatto. Lo schienale, la profilatura dello schienale del sedile posteriore è molto anatomica, molto confortevole, per cui anche appunto quando farete, come vi dicevo, le vostre gite in pista e avrete dei passeggeri posteriori e le vorrete far ballare, sicuramente lo schienale gli aiuterà a non fracassarsi la testa a vicenda uno contro l'altro. Per quanto riguarda il terzo passeggero, sicuramente c'è tanto spazio nella poltrona centrale, direi, si sta chiaramente un pochino più rialzati, e l'assenza di un tunnel in questa parte, vedete, c'è la possibilità di di stringere le gambe, sicuramente aiuta anche per ospitare 3 passeggeri nei tragitti più lunghi. La cattivissima i30 allora sarà disponibile dal prossimo ottobre, a breve forse avremo anche l'occasione, sicuramente, non so se sarò io il fortunato, avremo l'occasione di provarla anche su pista e per potervi dire come va questo bellissimo motore. Dal sound promette veramente molto bene. Per il resto ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è scrivere una bella mail a Hyundai e chiedergli che ci lasci fare un giro su questo mostro a 4 ruote. Che spettacolo!